Cari amici e amiche di Solfatare News, un saluto intenso e fraterno alla nostra comunità che ogni giorno cresce, ci sostiene e ci dà la forza per continuare questo lavoro fondamentale di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei. Ogni vostro gesto, ogni commento, ogni condivisione non è mai una semplice interazione. Rappresenta la consapevolezza collettiva che ciò che facciamo serve, è utile, ha un impatto reale sulla popolazione che vive sopra e attorno a uno dei sistemi vulcanici più complessi e imprevedibili d'Europa. A chi ci segue per la prima volta, benvenuti davvero. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su Instagram e TikTok, unitevi al nostro gruppo Facebook Solfatare News Group. Una menzione speciale va ai sostenitori della nostra raccolta fondi, grazie ai quali abbiamo già acquistato il drone, coprendo personalmente la differenza. E vedere la campagna al 93% ci dà la spinta emotiva che ci serve per andare avanti con ancora più determinazione. Ma oggi non c'è spazio per indugiare, perché quello che sta accadendo sotto i nostri piedi richiede attenzione immediata. Da questa mattina alle 11:49 è in corso uno sciame sismico nell'area della Solfatara e della Fumarola Pisciarelli. Parliamo di una serie di microscosse ravvicinate, alcune non ancora ufficializzate dall'INGUV, ma ben percepibili dai nostri sistemi di monitoraggio e dalla strumentazione che utilizziamo quotidianamente. Non è un evento isolato e non è un semplice episodio sporadico. È uno dei tanti segnali di un sistema che sta accumulando energia, che non è più inquiete e che sembra spingere dall'interno. Questa sequenza sismica va osservata con estrema attenzione, perché quando il sistema idrotermale inizia a mostrare iperattività, la probabilità di fenomeni improvvisi aumenta. Proprio ieri si è tenuto un incontro fondamentale a Bagnoli, dove gli esperti dell'INFI hanno parlato con una chiarezza che raramente abbiamo sentito negli ultimi anni. Durante quella riunione, i vulcanologi hanno spiegato che la situazione è molto più delicata di quanto si voglia far percepire e hanno confermato che, in determinate condizioni, sono possibili esplosioni freatiche, ossia esplosioni causate non dalla risalita di magma, ma dal rapido accumulo di vapore ad alta pressione sotto la superficie. È uno scenario che molti sottovalutano, perché non ha l'immaginario classico dell'eruzione con magma incandescente, ma paradossalmente può essere ancora più improvviso, più violento, più difficile da prevedere, perché è l'acqua, intrappolata nel sottosuolo, riscaldata oltre il punto di ebollizione, a generare energia esplosiva. Questo significa che non ci troviamo di fronte semplicemente a un aumento dello stress tettonico o a un incremento della sismicità. Ci troviamo davanti a un sistema idrotermale che sta accumulando pressione e questo rende tutto più imprevedibile. Nel bollettino settimanale rilasciato dall'INGV è stato confermato un sollevamento del suolo che continua a ritmo sostenuto, circa 25 mm al mese. È una velocità di deformazione che, unita ai dati termici e alla composizione dei gas, rappresenta la firma di un sistema che non trova equilibrio. Questo sollevamento progressivo, definito bradisismo, modifica la forma della caldera, cambia la distribuzione delle fratture, altera le vie di risalita dei gas e può generare nuove zone di accumulo di vapore, quindi nuove potenziali aree di instabilità. Anche oggi, durante il nostro sorvolo con il drone, abbiamo registrato dati che non possono essere trascurati. Alla Fumarola Pisciarelli la pressione del vapore è estremamente elevata. Il getto si presenta pulsante, vigoroso, quasi aggressivo nel suo ritmo. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno riempito l'area di acqua meteorica e fango, creando un ambiente instabile, perché quando l'acqua piovana penetra nel sottosuolo e incontra rocce calde e gas ad alta pressione, aumenta la probabilità di fenomeni rapidi e potenzialmente pericolosi. La temperatura misurata nella bocca principale della Fumarola è di 107,3 gradi, un valore che segnala vapore fortemente surriscaldato e un sistema idrotermale estremamente energico. Nel cratere della Solfatara la situazione non è meno inquietante. Alla Bocca Grande abbiamo registrato un degassamento intenso e continuo, con pressione alta sia nella parte bassa che in quella superiore del cratere. La temperatura lì ha raggiunto i 176,7 gradi.
Inoltre, nel centro del cratere si è formato un vero lago di acqua e fango, un accumulo che trattiene calore, amplifica l'attività convettiva e può diventare una zona critica se il sottosuolo continua a pressurizzarsi. Anche la situazione delle infrastrutture merita attenzione. Lungo via Antiniana abbiamo riscontrato condizioni preoccupanti. I lavori sono fermi da settimane, eppure quella strada potrebbe essere una via di fuga essenziale in caso di emergenza. Una comunità che vive sopra un vulcano attivo non può permettersi colli di bottiglia, strade danneggiate, cantieri lasciati a metà. Se la caldera si muove, la viabilità deve essere funzionale, efficiente e pronta. Tutte queste osservazioni, dal sollevamento del suolo alla sismicità costante, dalle temperature elevatissime delle fumarole allo stato precario del terreno, disegnano un quadro che non può essere ignorato. Non sto dicendo che siamo di fronte a un'eruzione imminente, ma è chiaro che la caldera sta attraversando una fase delicata e in accelerazione. E quando un sistema idrotermale si trova in questa condizione, le esplosioni freatiche possono manifestarsi senza preavviso, con effetti localizzati ma estremamente violenti. Ecco perché il nostro lavoro è centrale. Noi non riprendiamo per spettacolarizzare, non cerchiamo immagini suggestive fine a se stesse, ma analizziamo, monitoriamo, registriamo ogni segnale che la caldera ci manda. E abbiamo bisogno di voi, della vostra attenzione, della vostra partecipazione attiva. Annotate le scosse che sentite, confrontatevi con i vostri vicini, informatevi sul piano di emergenza della vostra zona. Sapere come muoversi in caso di necessità è fondamentale. La conoscenza collettiva è la prima difesa quando il terreno sotto i nostri piedi cambia. Noi continueremo a fare la nostra parte, con il drone in volo ogni giorno, con gli aggiornamenti costanti, con la massima trasparenza possibile. La caldera dei Campi Flegrei non dorme e noi dobbiamo rimanere vigili, uniti, consapevoli. A domani, dal cuore pulsante della nostra terra.